Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia Lampo e in questo tutorial impariamo insieme come realizzare passo passo questo draghetto amigurumi all'uncinetto. In questo video impariamo insieme come realizzare passo passo, pezzo dopo pezzo, questo carinissimo draghetto amigurumi con le sue ali, le sue zampine mobili e soprattutto interamente personalizzabile nei colori. Ho scelto infatti un filato disponibile in tantissimi colori diversi, così potrete personalizzare il vostro draghetto. Abbiamo le ali qui sulla parte posteriore che come potete vedere potete muovere e anche le zampine che potrete cucire in posizioni diverse così da dare un aspetto super particolare e soprattutto mobile al vostro drago. Sarà una valida mascotte nella vostra craft room o nella vostra casa se come me siete appassionati di fantasy e sarà sicuramente un valido compagno di avventure per i vostri ragazzi e i vostri bambini. Impareremo insieme come realizzare ciascuna parte del nostro drago e al termine di ogni giro avrete il numero esatto di punti da ottenere e sono certa che questo sarà utile soprattutto ai principianti. E vedremo poi insieme passo passo come cucire tutti i vari pezzi con trucchi e suggerimenti per dare al vostro drago l'aspetto che più vi piace. Inoltre vedremo insieme come ricamare alcuni dettagli come il bianco degli occhi e le due narici presenti qui nella parte frontale. Sarà un progetto morbidissimo da realizzare insieme e ovviamente non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie dei vostri draghetti, che vi ricordo potrete poi inviarmi a tutti i miei canali social, pagina Facebook e profilo di Instagram che troverete nel box informazioni subito sotto il video, oltre che scritto in alto qui sullo schermo. Ci serviranno pochissimi materiali, filato, imbottitura, del filo da ricamo e degli occhietti in plastica. Gli occhietti, se non vi piacciono, potrete ovviamente sostituirli andando magari a ricamarli direttamente voi sul vostro progetto. Passiamo quindi a vedere il particolarissimo filato che ho scelto di utilizzare e andiamo poi ad uncinettare insieme il nostro draghetto. Se questo tutorial sarà di vostro gradimento, mi raccomando poi fatemelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Il filato protagonista di questo progetto è l'eccellenza di Real Filati. Si tratta di un 100% cotone, gasato e mercerizzato, perfetto per amigurumi, ma non solo. In particolare utilizzerò queste che sono alcune delle nuovissime tonalità disponibili per questo filato. Il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi per circa 125 metri, lavorabile con uncinetto e ferri da maglia dal 2,5 al 3,5. Aspetto importante, come riportato in etichetta, si tratta di un filato prodotto in Europa. Che cosa vuol dire? Che l'eccellenza di Real Filati deve rispettare i più alti standard europei di produzione, qualità e sicurezza. Per quanto riguarda i colori, abbiamo questo azzurro super intenso con il codice colore 2150, questo color jeans con il codice colore 2121 e questo celeste con il codice colore 2135. Come anticipato, queste sono nuove tonalità per il filato L'Eccellenza, che vanta una cartella colori praticamente infinita. C'è tutto quello che vi serve per creare i vostri amigurumi, ma non solo. In particolare abbiamo già conosciuto questo filato in un mio precedente tutorial amigurumi, quello dei tulipani, già presente proprio qui sul mio canale YouTube, dove potete trovare l'eccellenza di Real Filati e tutti i filati del marchio Real presso i suoi rivenditori. Direttamente sul sito di Casa Real potete trovare una mappa interattiva che vi lascio scritta qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video, dove potrete trovare il rivenditore Real che più fa al caso vostro. Se invece avete una merceria o un negozio e volete diventare rivenditori del marchio Real, non dovete far altro che completare il form di contatto presente sempre sul sito. Anche questo ve lo lascio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Per alcune rifiniture utilizzerò sempre il filato L'Eccellenza di Real Filati con il codice colore 2013 e del filo da ricamo di colore nero.
Per il nostro progetto ci servirà ovviamente l'uncinetto. Io in particolare andrò ad utilizzare il 2,5. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione. Imbottitura sintetica ecologica per amigurumi, un marcapunti e una coppia di occhietti in plastica con chiusura di sicurezza. In particolare questi occhietti in plastica hanno un diametro di 1 centimetro e per cucire le varie parti del mio amigurumi un ago senza punta. Con il filo del colore scelto avviamo un cerchio magico e all'interno dello stesso andiamo ad avviare 6 punti bassi. Quando lavoriamo all'interno del cerchio magico passiamo sia al di sotto del cerchio sia al di sotto della codina del filo presente qui. Passo quindi al di sotto del cerchio e al di sotto della codina, prendo il filo e lavoro un punto basso. Ripeto questo step per 6 volte. Completati i 6 punti bassi, andiamo a chiudere lo spazio del cerchio magico, tirando la codina del nostro filo e accompagnando i nostri punti, fino a chiudere completamente lo spazio al centro. Con l'uncinetto entriamo ora nella prima delle 6 maglie basse lavorate, prendiamo il filo e chiudiamo il cerchio con un punto bassissimo. Sull'ultimo punto lavorato posizioniamo un marcapunti. Il marcapunti indicherà l'ultimo punto da eseguire per ciascun giro. Se abbiamo lavorato correttamente abbiamo una base di 6 punti bassi. Nel prossimo giro dobbiamo raddoppiare questi punti, passare quindi da 6 a 12 maglie. Per fare questo lavoriamo un aumento su ciascun punto che ci si presenta. Gli aumenti saranno sempre composti da 2 maglie basse lavorate nello stesso punto di base. Vado quindi nel primo punto disponibile, prendo il filo e lavoro un punto basso. Rientro nello stesso punto di base, prendo il filo e lavoro un secondo punto basso, ottenendo così un aumento. Punto successivo, lavoro una e 2 maglie basse sempre nello stesso punto di base. Proseguo in questo modo fino a fine giro. L'ultimo punto del mio giro è quello segnato con il marcatore. Lo rimuovo e sulla maglia che avevo segnato lavoro il mio ultimo aumento. Sull'ultima maglia bassa eseguita riposiziono il marcatore. Se ho lavorato correttamente, al termine di questo giro ho un totale di 12 punti e il marcatore è posizionato sul 12° punto. Nel prossimo giro andiamo ad alternare una maglia bassa ad un aumento. Quindi lavoreremo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Vediamolo insieme. Primo punto, lavoro una maglia bassa singola. Punto successivo, lavoro un aumento. Quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. E di nuovo una maglia bassa, punto successivo, un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto di base. E proseguo in questo modo per tutto il giro. Sull'ultimo punto eseguito riposiziono il marcatore. Se abbiamo lavorato correttamente al termine di questo giro abbiamo un totale di 18 punti. Nel prossimo giro i passaggi sono molto simili a quelli che abbiamo appena eseguito, perché andiamo ad alternare 2 maglie basse ad un aumento per tutto il giro. Quindi lavoriamo maglia bassa e maglia bassa, aumento, maglia bassa, aumento e così via per tutto il giro. Al termine del giro, composto da 2 maglie basse e un aumento, abbiamo un totale di 24 punti. Nel prossimo giro alterniamo invece 3 maglie basse ad un aumento, quindi lavoriamo
maglia bassa e maglia bassa, un aumento, maglia bassa, maglia bassa, un aumento e così via fino al termine del giro. Al termine del giro, composto da 3 maglie basse alternate ad un aumento, abbiamo un totale di 30 punti. Nel prossimo giro andiamo ad alternare 4 maglie basse ad un aumento. Quindi lavoriamo 1, 2, 3, 4 maglie basse e un aumento, 1, 2, 3, 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro. E se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 36 punti. Nel prossimo giro alterniamo 5 maglie basse ad un aumento. Al termine del giro composto da 5 maglie basse ed un aumento abbiamo un totale di 42 punti. Andiamo ora ad eseguire dei giri senza alcun aumento, quindi con una maglia bassa sopra ciascun punto, e facciamo questo per 3 giri di lavorazione, mantenendo sempre 42 punti. Nel prossimo giro andiamo ad alternare 6 maglie basse ad un aumento, con lo stesso principio che abbiamo seguito per questa parte del nostro progetto. Quindi lavoriamo 6 maglie basse ed un aumento, 6 maglie basse ed un aumento per tutto il giro. E al termine di questo giro avremo un totale di 48 punti. Prossimo giro, 7 maglie basse alternate ad un aumento, fino ad ottenere un totale di 54 punti. Questo sarà il risultato ottenuto fino a questo momento. Proseguiamo ora con dei giri di maglia bassa sopra ciascun punto senza alcun aumento. Lavoriamo quindi una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta per 4 giri di lavorazione, mantenendo sempre un totale di 54 punti. Andiamo ora a decrescere, a diminuire questa parte del nostro progetto. Dobbiamo alternare in questo giro 7 maglie basse ad una diminuzione. Lavoriamo quindi 7 punti bassi, e per eseguire una diminuzione dobbiamo entrare contemporaneamente nella costa davanti dei 2 punti successivi. Contemporaneamente in questo modo. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e lavoriamo un punto basso. Ecco qui la nostra diminuzione. Alterniamo 7 maglie basse ad una diminuzione per tutto il giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro, l'ultima diminuzione viene lavorata sopra gli ultimi 2 punti. Togliamo quindi il marcatore e sul penultimo e ultimo punto del giro lavoriamo l'ultima diminuzione. Riposizioniamo il marcatore, ottenendo così un totale di 48 punti. Nel prossimo giro i passaggi sono molto simili. Alterniamo 6 maglie basse ad una diminuzione, fino ad ottenere un totale di 42 punti. Lavoriamo a maglia bassa sopra ciascun punto per tutto il giro, senza aumenti e senza diminuzioni, e facciamo questo per 3 giri. Dopodiché proseguiamo con le nostre diminuzioni. In particolare, in questo giro alterniamo 5 maglie basse ad una diminuzione, ottenendo così un totale di 36 punti. Per i prossimi 3 giri lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni, mantenendo sempre un totale di 36 punti. Prossimo giro lavoriamo 4 maglie basse alternate ad una diminuzione, ottenendo così un totale di 30 punti. A seguire 3 giri a maglia bassa normale, mantenendo sempre un totale di 30 punti. Alterniamo ora 3 maglie basse ad una diminuzione, ottenendo un totale di 24 punti
E come ultimo giro di lavorazione eseguiamo una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni, concludendo questa parte del nostro progetto con 24 punti. Concludiamo la lavorazione del corpo lavorando un punto bassissimo sul primo punto che ci si presenta dopo il marcatore, allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Dopodiché non ci resta che tagliare il filo e sfilare l'asola. Consiglio però di tenere da parte, direttamente agganciata a questa parte della nostra lavorazione, una buona quantità di filo. Questa ci sarà utile per le fasi successive di cucitura. Con il filo Eccellenza di Rialfilati codice colore 2150 realizzo un cappio e vado ad avviare 10 catenelle. Partendo dall'uncinetto, torno poi nella penultima catenella lavorata, la numero 9. Entro all'interno, prendo il filo ed eseguo un punto basso. Lavoro una maglia bassa in tutte le catenelle successive, ottenendo così un totale di 9 punti bassi. E abbiamo così completato il primo giro di questo pannello. Per passare al successivo non realizzo alcuna catenella, ma volto direttamente il mio lavoro e partendo dal primo punto disponibile eseguo una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta, non lavorando alcun aumento. Avrò sempre un totale di 9 punti bassi. Nel prossimo giro e in tutti i giri successivi devo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto, senza alcun aumento o diminuzione, mantenendo sempre 9 punti bassi. In tutto, compresi i 2 giri di lavorazione appena eseguiti, devo lavorare a maglia bassa sopra ciascun punto per un totale di 13 giri. Completati i 13 giri, giriamo il lavoro e lavoriamo una diminuzione prendendo entrambi i fili del primo e del secondo punto del giro. Quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel secondo punto, prendo il filo, ho 3 asole, carico e chiudo tutto insieme. Lavoro poi 5 maglie basse e sugli ultimi 2 punti del giro un'altra diminuzione. Entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel secondo punto e prendo il filo, ho 3 asole, carico e chiudo tutto insieme. Giro il lavoro. Ho così ottenuto 7 punti. Lavoro una maglia bassa sopra ciascun punto, mantenendo così sempre un totale di 7 punti. Volto il lavoro ed eseguo una diminuzione ad inizio giro con i primi 2 punti. Lavoro poi 3 maglie basse e sugli ultimi 2 punti un'altra diminuzione. Ho un totale di 5 punti, volto il lavoro, eseguo una maglia bassa sopra ciascun punto e tagliamo il filo lasciandone abbastanza per poter cucire questo pannello sopra il corpo del nostro drago. Le zampe del nostro drago saranno 4 e tutte uguali. Partiamo con un cerchio magico e al suo interno lavoriamo 6 maglie basse. Andiamo poi a chiudere il cerchio, entriamo nella prima delle 6 maglie basse lavorate e chiudiamo il cerchio con un punto bassissimo. Posizioniamo il marcatore.
Abbiamo una base di 6 punti bassi. Nel prossimo giro dobbiamo raddoppiare questi punti, lavorando un aumento su tutte le maglie presenti. Quindi 2 maglie basse in ciascun punto di base. E se abbiamo lavorato correttamente, al termine del giro avremo un totale di 12 punti. Prossimo giro, alterniamo una maglia bassa ad un aumento per tutto il giro. Quindi lavoriamo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. E al termine di questo giro avremo un totale di 18 punti. Per i prossimi 3 giri di lavorazione lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto senza nessun aumento, mantenendo così sempre 18 punti. Nel prossimo giro andiamo ad eseguire delle diminuzioni. In particolare lavoriamo 7 maglie basse e una diminuzione. Quindi 7 punti bassi, una diminuzione, 7 punti bassi e sugli ultimi 2 punti del giro una diminuzione. E su quest'ultimo punto riposizioniamo il marcatore, ottenendo così un totale di 16 punti. Per i prossimi 2 giri lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni, mantenendo per 2 giri 16 punti. In questo giro andiamo ad alternare 6 maglie basse ad una diminuzione. Quindi lavoriamo 6 punti bassi, una diminuzione, 6 punti bassi e sugli ultimi 2 punti del giro lavoriamo l'ultima diminuzione e riposizioniamo il marcatore, ottenendo così un totale di 14 punti. Proseguiamo ora lavorando per 6 giri una maglia bassa sopra ciascun punto, mantenendo quindi ad ogni giro sempre un totale di 14 punti. Una maglia bassa sopra ciascun punto per 6 giri. Completati questi ultimi 6 giri, andiamo a chiudere la lavorazione della zampa realizzando un punto bassissimo sul primo punto disponibile subito dopo il marcatore. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, possiamo rimuovere il marcatore e tagliamo il filo. Consiglio di lasciarne un pochettino in più perché lo utilizzeremo nelle successive fasi di cucitura. Ripetiamo questi step per altre 3 volte, così da ottenere le nostre 4 zampe. Cominciamo questa parte del nostro progetto avviando un cerchio magico. All'interno dello spazio del cerchio magico dobbiamo lavorare 6 punti bassi. Una volta completati i 6 punti, andiamo a chiudere il cerchio magico tirando la codina e accompagnando i nostri punti. Con l'uncinetto entriamo nella prima delle 6 maglie basse lavorate, prendiamo il filo e chiudiamo il cerchio con un punto bassissimo. Posizioniamo il marcapunti. Abbiamo davanti a noi 6 punti, il marcatore è sul sesto punto. Nel prossimo giro dobbiamo raddoppiare i punti che ci si presentano, passare quindi da 6 a 12 punti. Per fare questo lavoriamo un aumento sopra ciascun punto che ci si presenta. L'aumento è sempre composto da 2 maglie basse lavorate nello stesso punto di base. Abbiamo 12 punti. Nel giro successivo alterniamo una maglia bassa ad un aumento per tutto il giro. Lavoriamo quindi una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento per tutto il giro.
ottenendo così un totale di 18 punti. Proseguiamo alternando 2 maglie basse ad un aumento per tutto il giro, ottenendo così un totale di 24 punti. Completato il giro composto da 2 maglie basse ed un aumento e ottenuti i nostri 24 punti, nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti, mantenendo quindi il totale di 24 punti. Lavoriamo quindi una maglia bassa singola sopra ciascun punto fino al termine del giro. Nel prossimo giro alterniamo 3 maglie basse ad un aumento, ottenendo un totale di 30 punti. Nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto, mantenendo così i 30 punti che abbiamo ottenuto. Prossimo giro alterniamo 4 maglie basse ad un aumento. Al termine di questo giro, se abbiamo lavorato correttamente, otteniamo un totale di 36 punti. Andiamo ancora ad aumentare. Dobbiamo lavorare 5 maglie basse alternate ad un aumento per tutto il giro, ottenendo così un totale di 42 punti. Siamo quasi a metà della lavorazione della nostra testa. Dobbiamo proseguire ora lavorando per ben 7 giri a maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta, quindi senza alcun aumento. Al termine di ciascuno di questi 7 giri dovremo sempre avere un totale di 42 punti. In questo giro alterniamo una maglia bassa ad una diminuzione per tutto il giro. Quindi lavoriamo un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una diminuzione, e facciamo questo per tutto il giro. E se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro, sugli ultimi 2 punti disponibili, lavoriamo l'ultima diminuzione e riposizioniamo il marcatore. Al termine di questo giro con diminuzioni abbiamo un totale di 28 punti. Nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta, senza diminuzioni, mantenendo quindi sempre 28 punti fino al termine del giro. Prima di proseguire con i prossimi giri, dobbiamo posizionare gli occhietti del nostro drago. La dimensione degli occhietti è a piacere. Poniamo la testa sul nostro tavolo frontalmente davanti a noi e scegliamo la posizione dei nostri occhietti. Io in particolare ho scelto di posizionarli tra il primo e il secondo dei 7 giri di maglia bassa che abbiamo eseguito insieme, ad una distanza di circa 4 cm. Verificata la corretta posizione, rivolto il lavoro e vado ad inserire la chiusura di sicurezza. In questo modo. Proseguiamo ora con il giro successivo. Dobbiamo alternare 2 maglie basse ad una diminuzione. Quindi lavoro una e 2 maglie basse, una diminuzione e proseguo in questo modo per tutto il giro. E al termine di questo giro avremo un totale di 21 punti. Giro successivo. Alterniamo nuovamente una maglia bassa ad una diminuzione. E al termine di questo giro avremo un totale di 14 punti. Prima di proseguire dobbiamo inserire l'imbottitura all'interno del progetto. Consiglio di inserire l'imbottitura all'interno delle varie parti del nostro progetto poco alla volta. Questo ci permetterà non solo di capire se la quantità inserita all'interno del progetto è giusta, ma di andare anche a modellarla a seconda delle nostre esigenze.
Il progetto deve rimanere teso, ma allo stesso tempo non si deve notare l'imbottitura tra i punti che abbiamo lavorato. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Proseguiamo con gli ultimi giri e cominciamo questo giro alternando 2 maglie basse ad una diminuzione e proseguiamo in questo modo fino agli ultimi 2 punti del giro. Sul penultimo e ultimo punto del giro lavoriamo una maglia bassa singola e riposizioniamo il marcatore, ottenendo così 11 punti. Allunghiamo ora la nostra asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Con il nostro ago dobbiamo entrare in ciascuna delle maglie che si presenta davanti a noi, passando all'esterno dei nostri punti e prendendo solamente la metà costina più vicina a noi, la costa davanti di ciascun punto. Entro in questo modo e porto fuori il filo. Punto successivo e così via, prendendo sempre e solo la costa davanti dei miei punti. Dopodiché vado a tirare il filo fino a chiudere lo spazio al centro della mia lavorazione. Con l'ago vado ora a bloccare il filo facendolo passare all'interno del lavoro. Tagliamo poi il filo in eccesso ed ecco il risultato. Da un gomitolo di filato Eccellenza di rialfilati di colore bianco taglio una piccola parte di filo e la pongo su un ago. Scendo qui alla base della testa del mio drago ed entro con il mio ago. Devo uscire qui, vicino al mio occhio destro, in questo modo, e porto una parte di filo con me, lasciando libera la coda qui in basso. Con il filo vado ora a creare una piccola curva intorno all'occhietto di plastica. Quindi salgo con la punta dell'ago fino alla metà superiore del mio occhio. Rientro con l'ago e sbuco esattamente dalla parte opposta sull'altro occhio, in questo modo. Tiro piano piano il filo e accompagno il filo di colore bianco intorno all'occhio destro e devo ora ricreare questa linea bianca sull'occhio di sinistra. Quindi con il mio ago devo rientrare nello stesso punto da questa parte e andare a sbucare qui, nello stesso punto dove ero entrata con il filo di colore bianco all'inizio. Tiro piano piano il filo e verifico di aver ottenuto lo stesso risultato. Giro ora il mio lavoro e realizzo un piccolo nodo con le due estremità del filo di colore bianco e taglio il filo in eccesso e spingo poi il tutto all'interno della testa del mio progetto. Per disegnare le narici del mio drago seguo questi step. Traccio una linea verticale al centro nello spazio tra i due occhi e nella parte inferiore della testa vado a posizionare uno spillo. Posiziono poi altri due spilli alla stessa distanza sulla destra in diagonale e sulla sinistra in diagonale, come a tracciare una linea invisibile che congiunge questo punto all'occhio di destra e all'occhio di sinistra. Con del filo da ricamo nero vado ad entrare sempre alla base della mia testa nella parte che poi rimarrà nascosta dalle cuciture successive e con l'ago vado ad entrare qui nel punto segnato dal secondo spillo sulla destra. Rimuovo lo spillo e porto il filo con me. Con l'ago entro poi qui nel punto segnato più in alto nello spillo a destra, passo attraverso la lavorazione e sbuco qui.
sullo spillo più in alto a sinistra. Tolgo i 2 spilli e molto morbido porto il filo con me. Vado poi a rientrare qui, sul secondo spillo a sinistra, e con la punta dell'ago esco alla base della mia testa, nello stesso punto dove per la prima volta ho portato il filo da ricamo all'interno del lavoro. Rimuovo gli spilli e porto il filo con me. Verifico la corretta posizione di questo ricamo, dopodiché vado a realizzare un nodo con le 2 estremità del filo, taglio l'eccesso e spingo il nodino all'interno del lavoro. Per la coda andiamo ad avviare un cerchio magico con 6 punti bassi e sulla prima maglia bassa lavorata eseguiamo un punto bassissimo e lo segniamo con un marcatore. Abbiamo un totale di 6 punti. Lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, mantenendo sempre 6 punti di base. Noterete che il lavoro tende ad arricciarsi verso l'interno. Questo è assolutamente normale, ma dobbiamo essere noi bravi a distendere in realtà i punti verso l'esterno. Dobbiamo ora raddoppiare i punti che ci si presentano. In particolare dobbiamo lavorare un aumento sopra ciascun punto. L'aumento è sempre composto da 2 maglie basse lavorate sullo stesso punto di base. Completato questo giro, se abbiamo lavorato correttamente, avremo un totale di 12 punti bassi e la nostra lavorazione inizia ad assomigliare a un piccolo cono. Dobbiamo ora lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto senza alcun aumento per un totale di 8 giri di lavorazione. Non essendoci aumenti, avremo sempre al termine di ogni giro un totale di 12 punti. Questo sarà il risultato dopo gli 8 giri di lavorazione. Cominciamo ora il prossimo giro. Lavoriamo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5 e un aumento sulle 2 maglie successive. Vado quindi sul primo punto che mi si presenta e lavoro un aumento e realizzo un aumento anche sul punto successivo. Concludo questo giro lavorando 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Tolgo il marcatore e 5, ottenendo così un totale di 14 punti. Realizzo ora un giro di sole maglie basse. Una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta, mantenendo sempre 14 punti. Nuovo giro. Lavoriamo 6 maglie basse e un aumento sui 2 punti successivi. Quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base sui prossimi 2 punti. Concludiamo il nostro giro con 6 maglie basse singole, ottenendo così un totale di 16 punti. Per i prossimi 3 giri di lavorazione eseguiamo una maglia bassa sopra ciascun punto, quindi 16 maglie basse per 3 giri. Prossimo giro. Lavoriamo 7 maglie basse e un aumento sui 2 punti successivi. A seguire 7 maglie basse, ottenendo così 18 punti. E per i prossimi 3 giri di lavorazione eseguiamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto, quindi 18 maglie basse per 3 giri. E completati questi 3 giri andiamo ad allungare l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più per la fase di cucitura.
Per realizzare i due cornini da porre sopra la testa del nostro drago, partiamo avviando un cerchio magico all'interno del quale lavoriamo 6 punti bassi. Dobbiamo ora lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta per i prossimi 5 giri. Questi passaggi, per chi non ha una buona manualità, potrebbero risultare un pochettino ostici, ma non impossibili. Lavoriamo il primo giro. Realizzato il sesto punto, vi riposizioniamo il marcatore. Vedete che i punti tendono a stringersi verso l'interno del nostro progetto. Dobbiamo piano piano girarli invece verso l'esterno, come se dovessimo ricoprire la punta di un dito e piano piano continuare a lavorare. Siamo al secondo giro, girando il nostro lavoro e facciamo questo per un totale di 5 giri. Al termine dei 5 giri di punto basso otterremo questo risultato. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone abbastanza per poter poi cucire ciascun cornino alla testa del nostro drago. E ripetiamo questi passaggi per il secondo cornino. Per le scaglie del nostro drago andremo ad utilizzare due colori, in particolare il colore 2150 per le scaglie della coda e il colore 2121 per le restanti. I passaggi per eseguire le scaglie sono sempre gli stessi, a prescindere dal colore utilizzato. Come per le parti precedenti, avviamo un cerchio magico e vi lavoriamo all'interno 6 punti bassi e andiamo poi a chiudere il nostro cerchio. Ottenuti i nostri 6 punti, alterniamo una maglia bassa ad un aumento per tutto il giro. Quindi lavoro un punto basso singolo, un aumento, un punto basso singolo e un aumento, un punto basso singolo e sull'ultimo punto disponibile del giro l'ultimo aumento. Riposiziono il marcatore sull'ultimo punto lavorato e vado leggermente a girare i punti ottenuti intorno al mio dito, in questo modo. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 9 punti. Per i prossimi 4 giri di lavorazione lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta, senza alcun aumento. Quindi lavoriamo 9 maglie basse per i prossimi 4 giri. Concludiamo lavorando un punto bassissimo sul primo punto disponibile subito dopo il marcatore. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone abbastanza per poter poi cucire la nostra scaglia. In alto sullo schermo troverete riportato il numero di scaglie da eseguire per ciascun colore. Per le nostre ali avviamo il cerchio magico e al suo interno lavoriamo 6 punti bassi e chiudiamo il tutto in circolare come abbiamo visto nelle parti precedenti del nostro progetto. Fatto questo, andiamo a raddoppiare i nostri punti, passando da 6 a 12, eseguendo un aumento sopra ciascun punto che ci si presenta. Quindi lavorando 2 maglie basse nello stesso punto di base per tutto il nostro giro. Ottenuti i nostri 12 punti, nel giro successivo andiamo ad alternare una maglia bassa ad un aumento. Quindi lavoriamo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine del giro avremo un totale di 18 punti. Per i prossimi 2 giri di lavorazione eseguiamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto, senza alcun aumento, mantenendo quindi sempre un totale di 18 punti. Lavoriamo quindi 18 punti per i prossimi 2 giri di lavorazione. Nel prossimo giro andiamo nuovamente ad alternare una maglia bassa ad un aumento. Quindi lavoriamo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il prossimo giro.
Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 27 punti. Passiamo ora agli ultimi giri di lavorazione. In particolare per i prossimi 5 giri lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta, senza alcun aumento. Quindi lavoriamo 27 maglie basse per i prossimi 5 giri. Completati i 5 giri di punto basso, questo sarà il risultato. Dobbiamo ora trasformare questo cono nella nostra ala. Per fare questo allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e lasciamo da parte un po' di filo. Tagliamo e sfiliamo la nostra asola. Andiamo ora a piegare la nostra lavorazione in questo modo, facendo combaciare le due parti superiori. Posto il filo su un ago, dobbiamo cucire tutta questa parte. Rimuoviamo il marcatore ed entriamo sotto ad entrambe le costine da una parte e dall'altra della nostra lavorazione. Ci spostiamo poi sotto la coppia di punti successiva e procediamo in questo modo, eseguendo una cucitura a zig-zag. Una volta cucita l'ultima coppia di punti, otteniamo questo risultato. Dobbiamo ora portare il nostro filo da questo punto verso il centro della lavorazione e lo facciamo semplicemente passando con l'ago attraverso il tutto. Con i passaggi che abbiamo appena visto insieme realizziamo due ali perfettamente uguali. Cominciamo l'assemblaggio da questo pannello che dobbiamo cucire sul corpo del nostro progetto. Lo posiziono direttamente sul corpo e lo vado a bloccare con degli spilli. Nel posizionare gli spilli devo verificare che la parte inferiore del mio pannello sia dritta rispetto al resto del progetto. Per questo utilizzo come punto di riferimento un giro di lavorazione del corpo. E utilizzando l'ago vado a cucire insieme le due parti. Ho già inserito all'interno del corpo una buona parte di imbottitura. Entro all'interno del corpo, vi passo all'interno ed esco nel punto successivo. Cerco di eseguire tanti piccoli punti ravvicinati tra loro e proseguo in questo modo lungo tutto il perimetro del mio pannello. Passiamo ora alla testa, andando a posizionare i due cornini e alcune scaglie. Posiziono la testa in questo modo, questo è il centro, e scelgo posizione e inclinazione dei miei cornini secondo il mio gusto e blocco il tutto con degli spilli. L'importante è posizionare ciascun cornino alla stessa distanza rispetto al centro della testa. Verificate sempre la posizione di tutte le parti del vostro progetto prima di cucire. Fatto questo, vado a posizionare una scaglia esattamente a mezzo centimetro dal centro della testa, in questo modo. Posto il filo su un ago, prendo un punto direttamente sul progetto e un punto sulla parte che devo cucire e proseguo in questo modo lungo tutti i punti che in questo caso compongono il cornino. E prima di bloccare il filo all'interno del lavoro, verifico di aver prima di tutto ottenuto un risultato soddisfacente e soprattutto di aver mantenuto la corretta posizione della parte del progetto che ho appena cucito. Dopodiché con l'ago entro all'interno del lavoro, passando anche attraverso l'imbottitura e vado a tagliare il filo in eccesso. I passaggi per la cucitura che abbiamo appena visto insieme sono quelli che utilizzo per cucire tutte le parti del mio progetto. Proseguo con il secondo cornino e con la prima squama.
Passiamo alla coda. Andiamo a riempirla e a posizionare le nostre scaglie. In particolare, le due scaglie di colore azzurro le posizioniamo all'altezza della fine della coda. In questo modo, una di fronte all'altra, mentre le altre scaglie di colore diverso le posizioniamo lungo una linea centrale, in questo modo, e passiamo alla fase di cucitura. Per cucire la testa al corpo sfruttiamo questo filo che abbiamo in precedenza lasciato già attaccato al corpo. Inserita tutta l'imbottitura all'interno del corpo, dobbiamo decidere che inclinazione dare alla testa del nostro progetto. Può essere rivolta verso l'alto, verso il basso, oppure perfettamente dritta. Qualunque sia l'inclinazione scelta, vi consiglio di utilizzare il centro della testa come punto di riferimento da far combaciare con il centro del corpo, in particolare con il centro del pannello azzurro. Utilizzo gli spilli per tenere insieme le due parti. Verificata sempre la corretta posizione, passiamo alla cucitura. Prendo un punto sulla testa, un punto sul corpo e un punto sulla testa. Corpo, testa e proseguo in questo modo cucendo insieme le due parti. Conclusa la cucitura vado leggermente a tirare il filo così da creare questa curvatura sul mio progetto. Vado ora a bloccare il filo facendolo come sempre passare all'interno della lavorazione e attraverso l'imbottitura. E vado a tagliare il filo in eccesso. Il prossimo step è quello della cucitura della coda. Come posizionarla correttamente? Prima di tutto appoggiamo il nostro drago su una superficie e posizioniamo la coda in modo che la punta tocchi il piano mentre questa parte rimanga leggermente sospesa. Avendo già posizionato le scaglie nella parte superiore della coda, queste dovranno essere in asse con le scaglie poste sul capo del nostro drago. Vedete che è come se tracciassimo una linea dall'alto verso il basso. Posizionati i nostri spilli, andiamo a cucire la coda con lo stesso metodo utilizzato per cucire la testa al corpo. Completata la cucitura della coda, vado a posizionare le ultime due scaglie sulla schiena del mio drago. La posizione siamo noi a decidere, l'importante è che siano posizionate sulla stessa linea delle scaglie cucite in precedenza. Le quattro zampe sono tutte uguali, quindi non abbiamo distinzione tra quelle superiori ed inferiori. Giro il progetto su un fianco e posiziono la zampa in questo modo, quindi vado a far combaciare le due parti della mia lavorazione in questo modo lungo il fianco e le blocco con gli spilli. Posizionando la zampa in questo modo, una volta cucita, il suo movimento sarà questo. Si aprirà dall'interno del dinosauro verso l'esterno. Devo ovviamente posizionare la seconda zampa inferiore alla stessa altezza della prima e devo fissarla al corpo nella stessa posizione. Quindi per entrambe le zampe inferiori eseguirò una cucitura in verticale. Per quanto riguarda invece le zampe superiori abbiamo tre opzioni di cucitura. Sempre in verticale come per le zampe inferiori, in orizzontale rispetto al corpo così da farle muovere dall'alto verso il basso, oppure una cucitura in diagonale che darà alla nostra zampa questo movimento. Nel mio caso ho scelto una cucitura in diagonale. Come posiziono correttamente questa zampa? Partendo dalla zampa inferiore traccio una linea in verticale e appoggio qui la zampa superiore. Dopodiché vado a inclinare di circa 30 gradi e posiziono il secondo angolo della mia zampa superiore. Blocco poi il tutto con degli spilli e ripeto gli stessi step sull'altro lato.
Vediamo come cucire la nostra zampa. Prendiamo sempre un punto sul corpo e prendiamo entrambe le coste del punto sulla zampa. Ci spostiamo poi sul punto successivo, prendendo sempre entrambe le coste e un punto sul corpo. E proseguiamo in questo modo. Prendiamo poi un punto sul corpo, togliamo gli spilli e apriamo la zampa. Vedete che la prima parte è già cucita. Allo stesso modo andiamo a cucire la seconda parte della zampa. Questo è il movimento che dobbiamo ottenere. Cuciti tutti i punti, andiamo a bloccare il filo facendolo passare come sempre all'interno del corpo del nostro progetto. E questi sono i passaggi per la cucitura delle zampe che dobbiamo eseguire, a prescindere che si tratti di una cucitura in verticale, in orizzontale o in diagonale, i passaggi sono sempre gli stessi. Le ali del nostro drago vengono cucite con lo stesso metodo utilizzato per le zampe. Come posizione ci troviamo qui, tra le scaglie della schiena e la zampa superiore. Consiglio poi una leggera inclinazione di circa 30 gradi, molto simile a quella che nel mio caso ho eseguito per la zampa. In questo modo la nostra ala risulterà rivolta verso l'alto. Andremo a cucire utilizzando solamente i punti presenti nella parte inferiore della nostra ala, quindi in corrispondenza dei primi giri di lavorazione eseguiti a partire dal cerchio magico. Prendo quindi un punto sul corpo ed entro sotto ad entrambi i fili di un punto presente sulla mia ala. Mi sposto poi sotto i due punti della maglia successiva e prendo un punto direttamente sul corpo e procedo in questo modo fino a girare la mia ala e cucire anche i punti della parte interna al corpo del mio drago. Completate tutte le cuciture, ecco qui il nostro draghetto. Potrà essere un fedele amico, compagno dei vostri ragazzi, dei vostri bambini o, perché no, se come me siete appassionati di fantasy, un ottimo compagno di avventure nelle nostre craft room e nelle nostre case. Spero che questo tutorial sia stato per voi un buon spunto creativo e se è così mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Vi ricordo che trovate questo filato presso tutti i rivenditori del marchio Real. Per trovare quello che più fa al caso vostro non dovete far altro che andare sul sito Real Filati, che vi lascio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video, e sfruttare la mappa interattiva. Se invece avete una merceria o un negozio e volete diventare rivenditori del marchio Real, non dovete far altro che completare il form di contatto presente sempre sul sito, che vi lascio sempre scritto sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Se andrete poi a replicare questo progetto, mi raccomando, non dimenticate di inviarmi le fotografie su tutti i miei profili social, pagina Facebook e profilo di Instagram, che trovate nel box informazioni subito sotto il video. Perciò con il nostro nuovo amico Drago io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. A presto!